Ciao a tutti amici, sono qui da St. Cloud, ringrazio Daniele, Manfredi, Alex, Michele, sono tutti qui, gli amici come sempre, e mi hanno lasciato qui con il Vivo S3, Dexibel Vivo S3. Ne ho già suonati tanti di modelli di Dexibel, azienda italiana che probabilmente molti di voi conoscono profondamente, altri magari solo di nome, quindi per questi volevo così fare un preambolo. Io in qualche modo li ho seguiti fin dall'inizio perché chiaramente insomma in Italia quando è uscito questa azienda si è proposta e c'è stato tanto interesse e devo dire che alla fine dopo vari tentativi a un certo punto la cosa ha raggiunto un livello molto alto. Tra l'altro qualcuno tempo fa mi ha scritto quando fai gli strumenti Dexibel è sempre c'è sempre questa sensazione, diciamo così, di ci siamo quasi, ma no, in realtà, ragazzi, spero di non aver dato questa impressione, non tanto perché io ci tenga particolarmente a far fare bella figura a Dexibel, ma perché la fa di base, nel senso, io ho avuto all'inizio della loro storia la sensazione che le cose fossero ancora in divenire, poi dopo a un certo punto, soprattutto quando sono arrivati i Platinum, avevo già fatto questo video dell'S1, che è quello con la tastiera semipesata, e già lì insomma mi sembrava chiaro che fossi in qualche modo rimasto entusiasta del risultato. Da altri punti di vista, semmai, non quello sonoro, sì, si potrebbe discutere, nel senso magari di alcune di quelle che magari poi sono le esigenze che ognuno ha. In questo senso sì, nel senso che magari ci sono dei concorrenti che mettono a disposizione un altro tipo di approccio, ma se entrate in relazione con questo tipo di mentalità che riguarda l'utilizzo della memoria, che è molto simile a quello di Nord, nel senso che potete togliere e mettere quello che vi pare, piuttosto che altre cose, i layer e tutto il resto, gli split, insomma ci si fa un po' di tutto. Diciamo che di base la forma di questi S7, S3, S1 è una forma stage piano, cioè nel senso che poi in qualche modo si ripercuote anche sui modelli quelli più vasti, cioè quelli con l'organo, con tante cose, nel senso che in ogni caso la sensazione è sempre quella di essere di fronte a uno strumento che arriva da questo tipo che proviene da questo tipo di mondo, cioè quello del pianoforte, non so come dire, ma è l'approccio così, la forma anche mentale di collegamento con lo strumento. Ma questo non significa che non ci siamo. Io poi penso sempre ai suoni, quindi se c'è qualche cosa dove posso essere titubante riguarda il suono. All'inizio avevo la sensazione che le cose fossero ancora, come dicevo, in sviluppo. Poi a un certo punto siamo arrivati qui, cioè
e non solo dal punto di vista del pianoforte, ma anche dei piani elettrici. Questo è quello che ho scaricato le 70. Quello che avete sentito nell'introduzione erano tutti strumenti che voi trovate se lo comprate nuovo, diciamo, non aggiornato. Se lo aggiornate e inserite dei suoni in più, togliendo dalla memoria alcune cose, dovete fare un po' di spazio, vi ritrovate con questi. Io ho messo il Japan perché mi era piaciuto quando l'avevo provato a casa di Marco Ballarani, che saluto, che è questo, perché mi piace a livello dinamico. Vedete che il range è vastissimo, e c'è, non so come definirla, una sensazione di aderenza con il tasto che è bella. Di aderenza tra il tasto e il campione, non di aderenza con il tasto nel senso che rimanete attaccati, nel senso che c'è una bella un bel rapporto, no? Con il tasto e il campionamento. La profondità, il pienone, no? Che c'è, e poi c'è l'editing questo T2L che permette di lavorare di fino del rumore del martello, di fino nel senso che andiamo da 0 a 60, il rumore del pedale. Quindi se mettiamo tutto al massimo, la string resonance, sentite che aumenta, la damper resonance, possiamo migliorare, possiamo aggiustare tutto. Adesso è esagerato, pieno di rumori. Però se volete fare degli effetti, delle cose, no? Si può tornare alla normalità. Non che non sia normale quell'altra diciamo dimensione, ma è una cosa un po' così, un po' artefatta, ma interessante, nel senso che usando in un certo modo i microfoni, cioè si usano anche quegli effetti in certi contesti musicali così un po' sperimentali, no? Comunque questo suono è bellissimo, ragazzi, sotto le dita è proprio bello. Poi adesso, per entrare poi nel vivo, questa è bruttissima, cancellatela dalla mente. C'è diciamo un'opportunità in questo formato, cioè nel senso che io trovo questo formato qui così, con la tastiera 7 per intenderci. È leggero, ma veramente molto leggero, cioè nel senso che pesa poco. Questa cosa qui mi ha lasciato bene. Poi vabbè, chiaramente al trasformatore esterno, nel senso che è anche per quello che magari pesa un pochino meno, ma sentite che poi ci sono varie, se mettete il Japan, ci sono diciamo delle varianti. Questo è un po' più chiarone,
diciamo così, che live, nel senso che buca tanto. Poi c'è quello più classico, un po' più mellow, che bello anche questo, il Bright, vabbè, comunque insomma. E poi c'è il piano elettrico che ho scaricato, è questo. Anche qui ci sono delle varianti, se cambiate suono non succede niente. E poi avete l'altro, questo è importante. Per le situazioni dal vivo è importantissimo. Ecco, qui probabilmente, questa è la sensazione che ho, c'è bisogno, per esempio, diciamo che c'è bisogno, secondo me, di cambiare la curva dinamica per avere una sensazione un po' più naturale. Da piano elettrico intendo, Diventa molto più suonabile e anche più gustoso, secondo me, il suono così. Anche qui tutta una serie di rumori, tipo in questo caso il campanello. Questo è un bel editor, Cioè, sono tutte cose forti queste, Cioè, nel senso che qui abbiamo anche una rotella, però anche solamente i rumori, sono belli, sono fatti bene. Adesso sto esagerando per farveli sentire, però. È bellissimo, Cioè, nel senso, bello veramente. Col tremolo. Con questa curva dinamica diventa veramente bello suonarli, Con un po' di overdrive. Bello, bello, bello. Phaser e tremolo insieme, tutti gli effetti, con molto campanello, chorus. Considerando che poi potete costruirvelo come volete, no? E poi aggiungere gli effetti sono belli.
E questo è col campanello però distorto. Si può lavorare sul drive. Molto verosimile, molto verosimile. Bello, molto bello. Comunque, poi il resto delle cose le avrete già viste in mille altri video, ci sono strings, c'è un po' di tutto. Suonano tutti bene perché poi potete sceglierli, prenderli dal sito. Quindi insomma non ci sono, da questo punto di vista non manca veramente niente. Cioè, proprio è bella, non so, adesso... Questi sono quelli che ci sono dentro di base, ma voglio dire, e comunque sentite che la qualità, sentite che bello sto pad, cioè è tutto, ci sono anche dei che suonano chiaramente, ripeto, sempre con un atteggiamento da stage piano, ma del resto quello è. Quindi portatile con tanti bei suoni che potete poi gestirvi come vi pare, e in più, come abbiamo sentito prima, che sembra una stupidaggine ma non lo è affatto, nel momento in cui io prendo un piano elettrico distorto, questa risposta qua in alto io la conosco. È chiaro che non è un Rhodes, però questa, soprattutto questo qui che ha anche, ecco, questo. Somiglia, cioè mi ricorda quello che fa. Io l'ho suonato tanto il Rhodes distorto con i pedalini negli ampli. È fatto bene, il lavoro è bello, l'overdrive è bello, per esempio. Quindi insomma, tutte cose che non sono facilissime da trovare in generale, no? Nelle tastiere. E poi sento un suono deciso e che arriva, efficace, come e adesso io rido sempre quando dico questa cosa, ma molti non sanno che è perché mi prendono in giro, perché dico sempre efficace, ma in ogni caso sento un gran bel suono, proprio bello bello bello, e questa cosa qua secondo me è importante, molto importante. Quindi ottimo, ottimo lavoro come sempre, insomma. Adesso poi sempre di più, nel senso che questi ci sono da tanto, questi suoni qua, ma sono bellissimi. Cioè, questo pianoforte qui, secondo me, tornando al pianoforte, è un suono proprio nel rapporto con il tasto e il suono, è proprio bello. Quindi se vi serve questa cosa qua, portatile e non troppo pesante, anzi leggera, insomma,
Non è che ci sia tanta roba in giro così, che suona così bene e tutto il resto, eh? Quindi insomma, consideratelo assolutamente, ma non perché è un'azienda italiana, ma perché secondo me questo è proprio un bello strumento, non si scherza. Quindi niente, io vi ringrazio, vi saluto, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti gli strumenti, tutti i video che ho fatto divisi per categorie e tutto il resto, è bello è facile da navigare. Ci sono anche le mie canzoni, le mie cose, libri, tante cose che ho fatto, il mio mondo, e quindi se vi interessa vi aspetto lì. E poi niente, scrivete, commentate, che per me è sempre bello, cerco di rispondere appena posso, rispondo. Giuro che quando ci metto tanto non è per pigrizia, è che cerco di mettere tutto insieme e fare tutto quello che posso, insomma. E un abbraccio forte, un bacione, ci vediamo sabato prossimo. Ciao ciao.